Ciao, io sono Carla e oggi ti faccio vedere come preparare le lingue di gatto, chiamate così proprio perché somigliano a una lingua di gatto, allungata e sottile. Vieni con me in cucina e prepariamole insieme. Per questa ricetta avrai bisogno di 100 g di burro a temperatura ambiente, io sto usando del buon burro bavarese, 100 g di zucchero a velo vanigliato, se non fosse vanigliato aggiungi un cucchiaino di estratto di vaniglia, 100 g di farina 00, 100 g di albume a temperatura ambiente. Per prima cosa accendo il forno caldo statico a 200 gradi. Metto il burro a temperatura ambiente in una terrina e lo lavoro con la spatola. Lo lavoro fino a quando non avrò ottenuto la consistenza di una pomata. Ecco che il burro ha la consistenza di una pomata, posso aggiungere lo zucchero a velo. Lo setaccio. Adesso lo lavoro, il burro dovrà assorbire tutto lo zucchero. Inserito anche lo zucchero, aggiungo metà farina e metà albumi. La farina ovviamente setacciata. Metto anche metà albumi e continuo a lavorare il tutto. Questo impasto si ottiene mescolando senza montare niente. Quindi andremo semplicemente a inserire gli ingredienti e a mescolare. Aggiungo l'altra metà della farina e l'altra metà degli albumi. Continuo a mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Inserisco il composto in un sac à poche con beccuccio tondo liscio. Andrà bene un beccuccio del diametro di mezzo centimetro. Anche questo impasto è un impasto base della pasticceria, massa a sigaretta e si usa anche per le cialde. Sistemo la carta forno sulla teglia, magari la fermo agli angoli con un po' di impasto. Metto degli spiedini come linee guida, così le mie lingue di gatto avranno tutte la stessa dimensione. Faccio delle strisce di impasto lunghe circa 8 cm, distanziate tra di loro perché in cottura si allargheranno. Posso infornare nel forno già caldo statico a 200 gradi per circa 10 minuti o fino a quando il bordo esterno delle lingue di gatto non sarà dorato. Metto la teglia nel livello intermedio del forno. Quando noti che il bordo è dorato, puoi toglierle. Se vuoi, quando sono ancora calde, puoi piegarle. Vedi, sono ancora flessibili. Diventeranno croccanti solo quando si fredderanno. E una volta fredde saranno croccanti. Ed ecco le lingue di gatto pronte, croccanti, da gustare nel caffè oppure nel gelato. Spero che la ricetta ti sia stata utile. Ciao!